Ciao, vediamo insieme come usare il pennello a diffusione o altrimenti detto a dispersione di Adobe Illustrator. Immaginiamo di dover creare degli sfondi, magari che simulano dei volantini o delle grafiche sparpagliate su una tavola di lavoro, esattamente come questi. Non perdiamo tempo, partiamo! Andiamo quindi a caricare nella nostra area di lavoro le due grafiche che vogliamo utilizzare come base per riempire il nostro sfondo con il pennello. In questo caso ho utilizzato due volantini, ti lascio il link in descrizione su come li ho realizzati. Una volta caricati all'interno ricordiamoci di selezionarli e di incorporarli. In questo modo, se volessimo apportare delle modifiche a questo file collegato oppure a quest'altro, ci basterà modificare il file originale e avendolo incorporato in questo file, le modifiche saranno automaticamente ereditate. Dopodiché li vado a ruotare simulando appunto un ordinamento voluto, come se fossero appunto due volantini su un tavolo, in questo caso sulla tavola da disegno. Dopodiché li seleziono entrambi, vado ad aprire il menu effetto, poi vado su stilizzazione e vado ad applicare un'ombra esterna. Si apre il pannellino opzioni, diciamo che delle caratteristiche come queste, quindi dei parametri come metodo di fusione moltiplica, un'opacità del 75% e un accostamento X e Y di 7 punti con una sfocatura di 5 punti può andare bene. Possiamo anche eventualmente andare a diminuire la sfocatura o eventualmente ad aumentarla se vogliamo attenuare o aumentare l'effetto appunto dell'ombreggiatura sfocata. Flaghiamo l'anteprima se vogliamo vedere in diretta le nostre modifiche, clicchiamo su OK. Ora che abbiamo applicato l'ombra, le abbiamo ruotate in modo non ordinato, manteniamo la selezione attiva di tutti e due i volantini, dopodiché andiamo sul menu finestra e apriamo il pannellino dedicato ai pennelli. A questo punto si aprirà il pannellino con tutti i pennelli di default precaricati nel sistema. Andiamo quindi a creare un nuovo pennello. Ci spostiamo qui nella parte bassa dove c'è il segno più, clicchiamo su nuovo pennello. Associamo chiaramente come tipologia il pennello diffusione e clicchiamo su OK. Ed eccolo qua, il pannellino opzioni del pennello diffusione. Diamo un nome al nostro pennello. Dopodiché vediamo che ci sono alcuni parametri. Lasciamo la dimensione fissa, perché vuol dire che fa riferimento alla dimensione che abbiamo dato all'inizio. Dopodiché come spaziatura scegliamo spaziatura casuale. Significa che la distribuzione dei volantini nell'area di lavoro sarà casuale. Lasciamo la diffusione fissa ovviamente, perché ci affidiamo all'efficacia del pennello e alle sue caratteristiche. Dopodiché sulla voce rotazione andiamo a selezionare l'opzione casuale. Quindi ricapitolando, spaziatura e rotazione sono casuali. Avendo selezionato queste modalità, automaticamente si attivano i parametri selezionabili qui sul lato destro. Sulla riga della spaziatura casuale andiamo ad associare questi due valori che sono tendenzialmente i valori indicati per ottenere un'ottima resa del pennello, ma ovviamente è a discrezione di quello che è l'utilizzo che ne vogliamo fare. Andiamo quindi a vedere subito qui accanto alla voce casuale dedicata alla spaziatura i valori corrispondenti. In questo caso è indicato, ma non obbligatorio chiaramente, inserire dei valori che vadano per esempio dal 50% al 1%. Chiaramente dipende da quelle che sono le nostre esigenze e da come vogliamo distribuire le grafiche all'interno dell'area di lavoro con il pennello. Diffusione, ci spostiamo qui a destra di rotazione casuale e andiamo ad associare anche qui due valori tendenzialmente suggeriti, meno 100 e 100. Sono appunto i livelli di rotazione da meno 100 gradi a 100 gradi. La rotazione chiaramente deve avere un punto di riferimento, in questo caso lo andiamo a selezionare qui. Non essendoci un tracciato, ma essendo la pagina vuota, noi andiamo ad applicare la rotazione in base alla pagina. Perciò la pagina verrà interamente riempita nelle zone in cui andremo a disegnare con il pennello. Qui possiamo eventualmente andare ad applicare delle colorazioni mentre utilizziamo il pennello. Se clicchiamo sulla lampadina si apriranno i suggerimenti. Qui abbiamo diverse opzioni che ci spiegano appunto in base a cosa avviene il metodo di colorizzazione. Possiamo eventualmente farlo associare al colore di traccia attuale, che in questo caso è nullo. Possiamo eventualmente non applicare nessun metodo, oppure fare in modo che la diffusione del pennello in base ai volantini che abbiamo inserito sia colorata in base alle tinte e tonalità, oppure allo scostamento tonalità. Clicchiamo su OK, in questo caso lasceremo come metodo nessuno e faremo in modo che gli unici colori esistenti siano quelli contenuti all'interno dei due volantini che noi utilizzeremo come pennello. Lasciamo il resto di default e clicchiamo su OK. Eccolo qua, il pennello a diffusione che abbiamo creato viene inserito qui in questa zona. Dopodiché lo selezioniamo, andiamo a ridurre a icona il pannellino, andiamo a spostare al di fuori le grafiche che lo compongono, selezioniamo lo strumento pennello, assicuriamoci che sia sempre selezionato il nuovo pennello creato e andiamo a disegnare il nostro tracciato. Quindi andiamo a dare una bella pennellata all'interno dell'area di lavoro, creando il nostro effetto diffusione o dispersione sullo sfondo. Qui possiamo agire esattamente come vogliamo. Ricordiamoci soltanto di un accorgimento, e cioè i volantini verranno distribuiti in base alle caratteristiche e ai parametri che abbiamo fissato poco fa nel pannellino opzione del pennello e in base alla direzione che daremo lungo la pennellata.
Ed ecco qua, ho tracciato questo percorso sinusoidale ed è questa la linea che fondamentalmente è stata popolata con la combinazione dei due volantini attraverso appunto l'utilizzo del pennello a diffusione. Dopodiché possiamo anche andarlo a spostare se selezioniamo l'intera selezione contenente i volantini, oppure con Shift e clic del mouse possiamo andarlo a ingrandire in modo proporzionale, magari per andare a riempire degli angoli ancora bianchi. Dopodiché esiste un modo chiaramente per nascondere tutto ciò che esce dalla tavola di lavoro. Possiamo andare a fare un duplicato del tracciato, spostandolo sull'iconcina crea nuovo livello, nascondiamo il tracciato originale, selezioniamo il tracciato copiato, andiamo su menu oggetto, espandi aspetto, abbiamo tracciato, quindi abbiamo espanso e vettorializzato la pennellata, che di conseguenza non è più modificabile. Facciamo un clic con lo strumento sposta all'esterno, andiamo a selezionare lo strumento rettangolo, andiamo a disegnare un rettangolo che ricopra esattamente l'area di lavoro. Poi selezioniamo tutti e due gli elementi, cioè il rettangolo e il gruppo vettorializzato con i volantini all'interno, facciamo un clic col tasto destro sull'area di lavoro e clicchiamo su crea maschera di ritaglio. Ed ecco qua, abbiamo ottenuto un ritaglio di visualizzazione di tutto ciò che esce fuori dai bordi in modo da avere un'idea precisa di ciò che è all'interno. Questo però non è l'unico modo per utilizzare il pennello. In generale esistono delle nozioni fondamentali da conoscere per utilizzare al meglio il pennello e lo strumento secchiello a pittura dinamica. Ti mostro tutto in questo video che ho realizzato appositamente per ampliare il tuo bagaglio di conoscenza su Adobe Illustrator. Ciao, grazie e alla prossima!